Dopo aver cucinato per voi il menù a base di pesce Lidl e averlo anche mangiato, come promesso oggi menù di carne Eurospin, antipasto, primo, secondo e pure il dolce. E allora iniziamo! Come il menù di mare che abbiamo già fatto della Lidl, aspettate fino alla fine del video perché così scoprirete quanto si spende per il menù di carne per 4 persone all'Eurospin. Da cosa iniziamo? Dal panettone! Ovviamente sarà un panettone salato. Non vi preoccupate, non vi spaventate, veloce, facile, alla Valli. Iniziamo subito. Come prima cosa, preriscaldare il forno, importantissimo, a 170 gradi all'interno di una ciotola capiente. Vado a mettere 350 g di farina 00, 3 bei cucchiai di parmigiano reggiano DOP. Ovviamente, essendo un menù Eurospin, tutto quello che vedete è Eurospin, tutti i prodotti, tutti acquistati lì. Ora aggiungo il lievito. Ecco, questo non l'ho potuto comprare all'Eurospin perché non ce l'hanno, ma usate esclusivamente questo bello giallino, pane angeli, pizzaiolo, torte salate e piadine. Ci va questo. Mischio tutti gli alimenti secchi insieme, buchina al centro in questo modo. Ma avete visto quanto sono abbinata? È tutto un Natale qua a Renna, questo con Babbo Natale. Poi proprio mi sono scatenata. Adesso mettiamo gli alimenti. Scusate, la voce era malata, si sente, faremo il video tutto così. Adesso aggiungo gli alimenti, quelli freschi, liquidi. Ci vanno 4 uova. Tutto insieme così, senza stare a preoccuparci. Qua ci sono 180 g di acqua naturale. Olio di semi di girasole, 150 g. A questo punto un bel pizzicone di sale. Cosa faccio? Prima vado a impastare in questo modo questi ingredienti insieme. Ecco qui, dovete ottenere questa bella pastellina, quindi molto molto liquida. E adesso ci aggiungiamo la ciccia. Allora, metto dentro 90 g di speck in stick, li trovate al banco frigo. Poi metto 100 g di prosciutto cotto a cubetti, sempre nel banco frigo. Questo è dell'Eurospin, il bastone di salame che io ho tagliato sempre a pezzettini e sono sempre 100 g. La provola, quella classica, quella delicata, non quella fumicata, quindi provola delicata, ne ho messo ben 250 g. Una cosa leggerina sto panettoncino. Però voglio dirvi che oltre che farvi da antipasto, può essere anche un accompagnamento, insomma, un pane un po' carico. Ecco. Oh, ma del resto siamo a Natale, se non si mangia a Natale è quando si mangia. Stampo la panettone e vado a mettere all'interno tutto il composto. State proprio attenti che ci sia almeno 1 centimetro dalla fine del composto, perché altrimenti esplode, vi sporca tutto il forno, succede un disastro e poi ve la prendete con me. E ora in forno, come abbiamo detto, 170 gradi, 40-45 minuti. Dovremo fare la prova dello stecchino. Prova stecchino. Se risulta asciutto, il panettone è pronto. Anche qui un imbroglio. Facciamo la sbriciolata, che solitamente si fa dolce, ma noi la facciamo salata con una bella porchetta per farla bella leggera. Ci vogliono 300 g di farina 00 che andiamo a mettere sul fondo. Aggiungo 120 g di parmigiano reggiano, un po' di pepe nero, questa volta in polvere, un po' di noce moscata e poi sale. A questo punto aggiungo un uovo, 120 g di burro che ho tagliato a pezzettoni e ho fatto un po' scaldare così all'aria. Se non amate il burro potete anche sostituire con olio di semi, ma col burro è più buono. E adesso, mani in pasta, come se fosse la classica sbriciolata, andiamo ad unire tutti gli ingredienti in modo grossolano, quindi non deve essere un impasto fatto perfettamente.
ma ci devono proprio venire, lo vedete? Questi pezzettini così che poi ci serviranno per fare la sbriciolata. Come dice Marzia, non c'è niente di meglio per sfogare un po' di rabbia che mettersi a impastare di forza. Ecco qua, questo è l'impasto che dovrete ottenere. Un impasto praticamente fatto alla bene meglio. Questo ci serve per fare la sbriciolata. Ora vi servono dei semplicissimi contenitori in alluminio. Prendiamone uno, come al solito il mio amico fidato lo staccante, perché si può usare sia per il dolce che per il salato lo staccante, spruzzatina, vado a prendere un po' di impasto, guardate, intanto così, e lo vado proprio a sbriciolare e cerco di compattarlo un pochino, ma lasciando sempre pezzetti staccati tra loro. Ora ci va la robiola, che questa Banco Frigo Eurospin, che poi spalmiamo sulla base in questo modo. Poi trovate sempre nel Banco Frigo la porchetta toscana e adesso posiziono una bella fetta di porchetta, mi fa impazzire a me la porchetta, e sopra riprende il composto e lo sbriciolo proprio in questo modo qua. Ecco qua, pronta. A questo punto in forno ventilato sopra e sotto 180 gradi per circa un quarto d'ora. E anche la sbriciolata di porchetta è pronta. Altro antipasto che sembra un dolce, ma un dolce non è, facciamo i cannoli ripieni di prosciutto. Sono degli stampi che servono proprio a fare i coni, possono servire anche per fare appunto i coni, quelli dolci. Io ho comprato tutta la confezione dove c'era anche la forma per i cannoli, perché attenzione, prossimo video, perché mica è finita qui, faremo i cannoli di pandoro, non perdeteveli, e se siete nuovi al canale iscrivetevi così siete sicuri che riuscirete a vedere questa ricetta. Detto questo, se vi servono trovate il link in descrizione al mio shop Amazon, altrimenti non vi preoccupate, potete rimediare facendo una sorta di cono con la carta forno. Non saranno proprio precisi come con lo stampo, ma ci si può arrangiare. Prendo pasta per pizza già pronta, assolutamente. Poi, se voi siete così bravi, avete così tanto tempo e riuscite a farla voi, ben venga, sarà ancora più buona, questo è certo. Però, sempre nell'ottica di fare tante cosettine, cerchiamo di aiutarci con il lavoro, se possiamo, con queste cose già pronte. Cosa devo fare io? Devo fare con un coltello delle striscioline. Guardate, io direi che quanto può essere questo occhiometro? 1 centimetro di strisciolina? Sì, dai, diciamo anche forse 1,5 centimetri, sempre per aiutarmi a non far attaccare l'impasto, il solito staccante. Prendete un cono, partite dalla base e chiudete col dito e semplicemente andate ad arrotolare, andando sempre a ricoprire la parte sopra. Ed ecco uno già pronto. Guardate che carini i nostri coni, tutti belli in fila, pronti per il forno ventilato, questa volta a 190 gradi, abbiamo finalmente cambiato, sempre per soli 10 minuti. Coni cotti, li ho fatti sfreddare, vedete con lo staccante, trac, in 2 secondi si tolgono. Cosa faccio ora? Vado a mettere con un cucchiaino il composto di prosciutto all'interno. Terminato di riempire, lo andiamo a bucciare nel pistacchio. Cioè, guardate che meraviglia, io non lo so. E anche l'ultimo antipasto è pronto. Siamo arrivati al primo piatto. Nella mia famiglia, i miei figli, se tu gli chiedi cosa ti vi cucina a Natale, la lasagna. E a me sta lasagna mi sta uscendo fuori dagli orecchi, non ne posso più perché io lasagna, basta. E allora diciamo che li accontento per metà. Oggi facciamo i nidi di tagliatelle. Cosa ci serve? Un bel ragù, ma per ragù intendo questo,
questo fatto in questo modo qui. Allora, dunque, non l'ho fatto chiaramente con voi perché altrimenti qua sto video ci durava 4 ore di video, ma vi do dei segreti per fare un ragù speciale. Io utilizzo l'ingrediente segreto bolognese che è il latte per cuocerlo e poi 2 ore e mezzo di cottura. Ma quando mai? Ma siete matti? Assolutamente no. Ho la mia fantastica pentola a pressione elettrica, 45 minuti e io vi assicuro che il ragù viene perfetto. Detto questo, quindi preparate in anticipo il ragù e adesso andiamo ad accendere l'acqua perché dobbiamo bollire le tagliatelle. Ho scelto queste, quelle fresche della linea Eurospin, perché le trovo sicuramente più buone. Intanto che aspetto che l'acqua si metta a bollire, cosa facciamo? Vi servono questi pirottini sempre in alluminio che trovate un po' in tutti i negozi. Vado a spruzzare con lo staccante e poi prendo un po' di pane grattugiato e poi lo fate girare un po' in questo modo qua. E ora via tagliatelle in cottura. Nella confezione di queste tagliatelle è indicato un tempo di cottura di 3-4 minuti, ma voi già a 2 minuti le scolate e le mettete direttamente nel ragù, perché poi dovranno ricuocere in forno. Condiamo sta meraviglia con questo profumatissimo ragù. Cosa faccio? Prendo una bella quantità di lasagne e vado a rotolare su se stessa all'interno del pirottino. Ecco qua. Questo perché? Perché poi dopo successivamente dovremo fare un piccolo buchino al centro. Facciamo lo spazio. Ci mettiamo un goccio di besciamella così sul centro e poi un po' di pezzetti di mozzarella. Termino con una spolveratina di parmigiano grattugiato. Ecco qui, ho preparato tutti i pirottini, guardate che belli, e adesso tutto in forno. Dai, ditemelo voi. 180 gradi forno ventilato. Questa volta ci basteranno sempre 10 minuti. Cestini di tagliatelle a ragù. Ed eccoci arrivati finalmente al secondo piatto. Cosa faremo? Dunque, avendo origini sarde, io a Natale mangio sempre maialetto, è quella proprio qualcosa che non può mancare. Però può capitare che a volte non lo trovo, i miei genitori non riescono a venire per Natale e allora mi ritrovo senza. Con che cosa possiamo sostituire? Con una bella porchetta, però alla Valli, perché io la condisco in modo un po' particolare. Adesso vi faccio vedere. Iniziamo proprio dalle spezie. In una ciotola metto dell'origano, un po' di anice, pepe nero in grani. Ci metto la paprika affumicata, che in verità non andrebbe nella porchetta, ma siccome a me piace e questa è la porchetta a Valli, nostalgia di maialetto, io ce la metto. Poi metto anche la polvere di aglio, aggiungo queste, vi ricordo, sono sempre quelle che io prendo da Tiger, tutte queste spezie, vado matta per le spezie di Tiger. Aggiungo anche quello per patate, perché anche qua dentro c'è cipolla essiccata, un sacco di cose interessanti che rendono il tutto più gustoso. Aggiungo infine del rosmarino del mio giardino fresco, tagliato così a pezzi grossi con le mani. Stessa cosa per la salvia del mio giardino, che è questa, spezzettata così a modo grossolano con le mani. Dal macellaio all'Eurospin mi sono fatta dare piccolo pezzettino di pancetta, che vi raccomando deve avere la cotenna, altrimenti che goduria c'è, e poi mi sono fatta dare il filetto che andrà all'interno. Cosa c'è di bello della porchetta? È un po' lunga da fare, ma se vi avanza il giorno dopo la potete affettare e la mettete sopra i crostini, insomma, per poi mangiare ancora anche il 26, perché cosa fai? Non mangi il 26? Iniziamo dal condimento. Tutto quel bel miscuglio che abbiamo fatto prima va messo così nella parte centrale e adesso si massaggia
per bene con le mani, perché proprio deve penetrare all'interno della carne tutto questo bel miscuglietto di erbe e spezie che abbiamo fatto. Dopo aver massaggiato, cosa faccio? Vado a prendere il filetto e lo metto da questo lato qui, perché adesso dobbiamo arrotolare la porchetta. Ovviamente, guardate che cosa viene fuori, insomma, viene fuori un bel po'. Dobbiamo legarla. Intanto, prima di legarla, guardate, vedete che ci sono dei filetti qua in eccesso? Andiamo a pareggiare, guardate com'è morbido sto filetto di maiale, una meraviglia, a pareggiare da un lato e pareggiamo anche dall'altro lato. E adesso ci occupiamo della cottura. Non è, come vi ho detto, una cottura veloce, infatti potreste anche ragionare sul prepararvi prima questa e poi passare all'antipasto e fare tutto il resto, perché per questa ci vuole un po'. Vi faccio vedere il trucchetto. Vado a mettere la porchetta completamente all'interno della carta stagnola, perché gli faremo fare la prima cottura in modo che così rimanga ben chiusa e tutti i succhi restano all'interno della porchetta. Dopo aver fatto questo fantastico pacchetto regalo, nella leccarda che sta sotto nel forno metto un po' di acqua, del vino bianco, del rosmarino e ora la nostra bella porchetta in forno 180 gradi per 50 minuti. Prima cottura terminata. Adesso vado ad aprire il nostro fantastico pacchettino. Una meraviglia, una meraviglia. Perfetta! Ora, se avete una friggitrice ad aria come la mia a fornetto, che mi permette anche di fare la cottura col girarrosto, potete infilzare la porchetta e farla girare per poi far fare croccante, meravigliosa questa cotenna e terminare la cottura. Se così non fosse, non vi preoccupate, mettete nella griglietta e ogni tanto girate a mano. Infilzata per bene la porchetta. E ora di nuovo in cottura, questa volta opzione girarrosto, 200 gradi per circa 45 minuti. Ecco a voi il secondo piatto. La porchetta. Non so, non bisogna fare le stesse cose, però come si può resistere a questo? Oh mamma, uno spettacolo, spettacolo, spettacolo. Mi dedico già al dolce. Facciamo le mini pavlova. Non dovete aver paura, lo so che sembra che il dolce pavlova sia difficilissimo, no, bastano piccoli accorgimenti. Io poi ho scoperto un po' di trucchetti, truccovalli, in modo che sia più facile farle. Iniziamo con gli albumi. 4 albumi, le uova assolutamente fuori dal frigo, quindi no uova fredde di frigo, ma uova che stanno fuori. E altra cosa fondamentale, non ci deve essere manco un goccettino di rosso qua, perché altrimenti non monteranno bene, ok? Qui ho 150 grammi di zucchero a velo. Allo zucchero a velo vado ad aggiungere un cucchiaio di amido di mais. Questo servirà a rendere più sode le pavlova. Adesso montare a neve. Ferma, fermissima, che proprio dovete rovesciare il contenitore e deve rimanere lì, con, aiutatevi, un frullatore che è più facile, perché a mano forse ci rimanete 2 giorni. Per aiutare gli albumi a montarsi potete aggiungere un pizzico di sale. Ora che gli albumi sono ben montati, aggiungete ma proprio un goccino di aceto di mele, in questo modo. Stop! Questo servirà a rendere l'interno tipo il marshmallow, bello gommoso, perché per me la vera pavlova all'interno deve essere bella umida. Ora delicatamente, piano piano, sempre facendo girare le fruste, aggiungiamo il composto di zucchero a velo e amido di mais. Ora, 2 cucchiai alla mano. Prendete con un cucchiaio una quantità di questo genere qua e lo andate ad appoggiare sulla leccarda, ovviamente foderata di carta forno. Gli facciamo il cappello. Perché? Perché noi faremo la pavlova proprio ripiena dentro, una goduria. Quindi prendo un pochino meno impasto e lo vado a mettere sopra. Vedrete che meraviglia. E continuate così
fino a creare un po' di pavlova. Non mettetele troppo vicine perché in cottura un po' si allargheranno. Le ho cotte a 100 gradi e ci vogliono ben 50 minuti. E 50 minuti hanno la consistenza che piace a me, quindi molto morbide all'interno. Se le volete più croccanti, lasciatele più tempo. Niente di più semplice per condirle. Cosa faccio? Con un cucchiaio vado a togliere il tappo che gli abbiamo creato prima. Ma lo vedete che dentro è ancora tutto morbidoso? No, vabbè. Io me la mangerei già così. Una favola. Cosa faccio? Qui ho della panna montata che ho montato con pochissimo zucchero, essendo molto dolci le pavlova ce ne va davvero poco, quindi ci metto, guardate, una pallina da una parte, una pallina dall'altra di panna, scendi su, bella, sai, brava. Poi ci metto un po' di yogurt greco senza zucchero e senza niente e un po' di yogurt greco anche qui. Diversi condimenti. Adoro i frutti di bosco. In una vado a mettere all'interno i frutti di bosco, così, e invece nell'altra il cioccolato fondente con le nocciole. Facciamoci del male, del resto abbiamo fatto un menù leggero e che fai? Il dolce non lo fai leggero, quindi richiudo col suo coperchietto, anche qua richiudo col suo coperchietto e cosa faccio? È ottimo questo cioccolato aromatizzato all'arancia e poi è anche bello da vedersi. Vedete, è una fantastica sfoglietta, io la trovo veramente adorabile. Metto una sfoglietta così di lato, invece qua vado a recuperare un frutto di bosco. Scusate, non vi ho detto i frutti di bosco come li ho fatti? Non ve l'ho detto. Li ho ripassati in un pentolino con mezza arancia spremuta e 2 cucchiai di zucchero. Basta, me la fate il sughetto. A posto. Qua va così e su quello con i frutti di bosco a me piace fare questo. Guardate. Ecco qua. Il colpo di grazia è servito col dolce. Abbiamo terminato con il dessert. Allora, Alfio, com'era questa cena di Natale che mamma ti ha fatto fare in anticipo? Buonissimo. Eh sì, era buonissima! E lo sapete quanto abbiamo speso? Glielo diciamo? Per 4 persone abbiamo speso 35 euro. Direi viva Eurospin! Spero che questo menù, un pochino impegnativo e da stamattina che spadello, vi sia piaciuto. E non è finita qui, perché ci sarà il menù buffet per quei fortunati che non devono apparecchiare per 10.000 persone, ma fanno una bella tavolata con tanti stuzzichini, tante cose facili da mangiare e soprattutto facili da preparare e velocissime. Vi aspetto! Mua! Come sempre un abbraccio, ciao da Valli!